Ciao a tutti e benvenuti a Hablemos de Calcio. È finita Juventus-Empoli con il risultato di 4-1. Beh, i bianconeri hanno rischiato di chiudere la settimana nel peggiore dei modi perché oggi più che mai si è rischiata la crisi dopo la sconfitta della passata giornata di campionato con il Napoli, poi quella in Coppa e già mi immaginavo i tifosi a chiedere la testa di Thiago Motta. I primi 20 minuti circa sono stati un vero incubo per la Juventus che dopo meno di 4 minuti era già sotto di un gol oltretutto segnato da un ex De Sciglio. De Gregorio avrebbe sicuramente potuto fare meglio, ma è clamoroso come De Sciglio sia stato lasciato completamente solo a pochi passi dalla porta. Juve in bambola, ma come sapete il calcio è fatto di episodi che cambiano la partita. Al 15esimo accade l'episodio che per me è stato chiave, calcio di rigore per l'Empoli, ma ne subisce fallo dal portiere bianconero, ma si va al VAR per un tocco di mano di Angelino, rigore annullato, decisione giusta. Da quel momento in poi ho visto la Juventus trasformata, più cattiva e determinata, anche se ha avuto delle difficoltà nel palleggio. I bianconeri hanno tirato tanto, anche se non parliamo di tiri pericolosi, buoni per la statistica più che altro. Tuttavia, la squadra di casa ha guadagnato metri, l'Empoli a tratti si è abbassato più del dovuto, è come se avesse subito un contraccolpo psicologico dal rigore annullato. Tuttavia la Juve ha faticato a trovare la via del gol fin quando Colomani, eh, fino a quel momento assente, ha segnato intorno all'ora di gioco. Poi ecco l'altro episodio, passano un paio di minuti, UEA tira da fuori, il pallone va a sbattere, letteralmente a sbattere, su Colomani che senza neanche volerlo batte Vasquez. In generale la Juventus non mi è piaciuta, ma salvo due calciatori. Nico Gonzalez, buona la sua prestazione, e Ildiz che per me è stato il migliore in campo, tanto che io non lo avrei sostituito e non lo dico per la ruleta ma per la partita disputata. Ad ogni modo comunque la Juventus ha vinto 4-1 e quindi ha sicuramente avuto ragione Thiago Motta nelle sue scelte. Una parola su Renato Vega, al suo esordio. La sua è stata una partita senza infamia e senza lode. Per la Juventus era importante vincere e lo ha fatto. Si è visto il carattere, meno le buone idee. Tiago Motta ha ancora parecchio da lavorare. Colomani, nonostante abbia già segnato 3 gol, deve ancora integrarsi nella squadra, ma è appena arrivato e giustamente ha bisogno di tempo. Il video finisce qui, un saluto, mi raccomando l'iscrizione al canale e se vi fa piacere lasciate un commento per dire la vostra sulla partita. Ciao e alla prossima!